Tekken era all'apice della sua popolarità negli anni 90. Il videogioco di Namco, creato da Seiichi Ishii e Kazuhiro Harada, aveva distrutto ogni record. Le sale giochi giapponesi erano piene di persone che facevano file chilometriche pur di fare un altro round. Nel frattempo, la PlayStation 1 dominava il mercato. Namco e Sony erano sulla cresta dell'onda. Tuttavia, questa pace non durò a lungo. Sega e Nintendo apparivano minacciosi all'orizzonte. Una voleva far sparire Tekken e Namco dalla faccia della terra. L'altra invece voleva distruggere Sony. A quel punto, le due aziende si resero conto di dover chiamare di nuovo lui, Kazuhiro Harada. I giocatori lo urlavano a gran voce, tutti volevano Tekken. Namco e Sony avevano bisogno del terzo capitolo della saga picchiaduro 3D del momento. Sega stava di nuovo dando filo da torcere a tutti quanti con il suo Virtua Fighter 3 e Kazuhiro Harada non aveva tempo per riposarsi. La situazione era disperata. Per sconfiggere Sega, Harada avrebbe dovuto riscrivere completamente le regole di picchiaduro, avrebbe dovuto litigare con la sua stessa azienda, rimettere in considerazione tutto ciò che aveva imparato sui picchiaduro 3D e addirittura strappare le radici ai primi due titoli della saga, pur di far spazio al suo nuovo capitolo. Il destino di Tekken era nelle sue mani. Ma la vera domanda è: come diavolo nacque Tekken 3? (1996) Giappone, quartiere di Ota. Tekken 2 aveva spaccato il paese. Quello che i giapponesi vedevano negli arcade sembrava pura magia. Il videogioco di Namco era veloce, complesso, bellissimo da vedere e le vendite parlavano chiaro. Namco riuscì in un solo anno a piazzare negli arcade ben 15.000 cabinati del gioco. Se a questo ne aggiungiamo altri 25.000 all'estero, possiamo tranquillamente capire quanto i videogiocatori amassero Tekken 2. Videogioco più realistico di sempre, videogioco più venduto negli arcade nel 1996. Queste erano le medaglie che Harada, Ishii e Namco si portarono a casa. In più, grazie all'accordo con Sony, di cui abbiamo già parlato nello scorso video, anche il porting per PlayStation 1 di Tekken 2 poteva vantarsi di aver venduto circa 5,74 milioni di copie in un solo anno fiscale. Kazuhiro Harada era al settimo cielo. Tekken 2 era riuscito ad asfaltare completamente Virtua Fighter 2. Le file davanti ai cabinati del picchiaduro di Namco erano chilometriche, al contrario di quelle del titolo di Sega. Avevano vinto. In soli 2 anni erano passati da una tech demo discutibile a uno dei picchiaduro più belli e realistici mai visti in sala giochi. Sembrava un sogno. Ma i sogni, ragazzi miei, spesso e volentieri vengono minacciati, soprattutto se il cattivo della storia si chiama progresso. Virtua Fighter 3. Sega aveva imparato dai propri errori con il secondo capitolo della serie ed era di nuovo sul ring, più in forma che mai. Rilasciato nel settembre del 1996, Virtua Fighter 3 faceva veramente paura. Poligoni iperdettagliati, animazioni fluidissime e una qualità grafica che lascia tuttora a bocca aperta stregavano di nuovo i videogiocatori giapponesi. Namco aveva appena ottenuto la vittoria e gli era già stata strappata via. Una cocente e umiliante delusione. A quel punto però qualcosa all'interno del team di Namco si ruppe. I ragazzi si avevano stufati di Sega, erano stufi di farsi sempre derubare dai loro primati e desideravano con tutto il cuore di distruggere il loro avversario. E il loro desiderio di giustizia arrivò quasi immediatamente. Sony era nei guai. L'azienda responsabile della creazione della leggendaria PlayStation 1 infatti si ritrovava attaccata su entrambi i fronti da due avversari formidabili. Il primo lo conosciamo già, Sega, che con il suo Sega Saturn stava iniziando a rubare dei preziosi clienti a Sony. Il secondo invece era un colosso dell'industria che nessuno aveva mai osato sfidare: Nintendo. La famosissima azienda, creatrice di titoli come Super Mario e The Legend of Zelda, aveva appena lanciato sul mercato la sua bomba atomica, il Nintendo 64, puro 3D, un multiprocessore a 64 bit capace di animare ben 180.000 poligoni al secondo. Per farvi capire la gravità della situazione, la PlayStation riusciva ad animare soltanto 150.000 poligoni al secondo, 30.000 in meno rispetto al Nintendo 64. Sony cercò di difendersi da questo attacco improvviso, ma il Nintendo 64, nonostante non
non avesse nemmeno il supporto al CD-ROM e utilizzasse solo le cartucce, sembrava non volersi fermare. Arada, Namco e l'intera Sony si ritrovavano improvvisamente nel bel mezzo di una console war. In breve tempo, il mercato videoludico casalingo si spaccò con una velocità mai vista prima. PlayStation, Nintendo 64 o Sega Saturn. Questi erano i maggiori competitor dell'epoca. Non era solo questione di videogiochi, era anche un vero e proprio fenomeno sociale. Se non avevi almeno una di queste tre console, eri un pazzo. Eri fuori da questo mondo. E la pressione di marketing fatta dalle tre aziende, unita alle pressioni sociali di amici e conoscenti negli arcade, era abbastanza forte da spezzare il videogiocatore medio. Namco e Sony erano nei guai fino al collo. Da un lato avevamo Sega con il suo Virtua Fighter 3 che stava rapidamente rubando sia i giocatori arcade che quelli casalinghi alle due aziende, e dall'altra avevamo Nintendo con il suo Nintendo 64 che aveva praticamente conquistato buona parte del pubblico giapponese. A quel punto Sony si ritrova a dover prendere una decisione. Doveva darsi da fare, doveva spremere al massimo le capacità della sua PlayStation, quasi fino a distruggerla, altrimenti sarebbe stata la fine. Fu così che l'azienda iniziò a collaborare con altri team e sviluppatori per creare dei videogiochi che riuscissero a stare al passo. O meglio, non dovevano solo stare al passo con la concorrenza, dovevano superarla, perché sapevano benissimo che se non ci fossero riusciti sarebbe finito tutto. Namco fu una delle aziende che aiutò Sony nella sua console war contro Nintendo e Sega. Finalmente Arada e il suo team avevano la possibilità di ritornare nuovamente in azione. Sony aveva disperatamente bisogno di una killer application per fare di nuovo breccia nel mercato, e potevate stare tranquilli che Namco gliel'avrebbe data, costi quel che costi. E fu così che ogni dipendente di Namco, in qualsiasi luogo dell'azienda e in qualsiasi istante, iniziò a sentire con sempre più frequenza un nome: Tekken 3. Lo sviluppo di Tekken 3 fu uno dei momenti più caotici della vita di Arada e dell'intera storia di Namco. Ma perché? Provate ad immaginare la pressione che i ragazzi di Namco avevano in quel periodo. Erano appena passati da un momento tranquillo e relativamente stabile a una console war in piena regola. La console che faceva parte della loro squadra, quella che li aveva portati alla gloria con Tekken 1 e 2 sia in Giappone che all'estero, stava perdendo clamorosamente contro Nintendo e Sega. Provate ad immaginare la frustrazione, la voglia di vendetta e giustizia, non di un director o di Arada, ma di un dipendente medio dell'azienda. Namco non avrebbe mai permesso a Sega di dominare nel mercato 3D. Mai! Costi quel che costi. E quando lo sviluppo di Tekken 3 venne approvato dai vertici dell'azienda e Arada venne nominato director insieme a Masamichi Abe e Yutaka Konoe, gli uffici di Namco esplosero. Le persone si alzavano dalla loro sedia, uscivano dall'ufficio e correvano dai tre director del nuovo Tekken per dirgli che avrebbero lavorato al nuovo capitolo della saga. Non è una richiesta, era un'affermazione. Tutti volevano lavorare a Tekken 3 e tutti volevano fare il culo a Sega. So cosa state pensando: ma scusa Yomu, ma com'è possibile che i piani alti di Namco permettessero una cosa del genere? C'erano anche altri videogiochi in sviluppo, non solo Tekken. Portare tutti quanti su un singolo progetto sarebbe praticamente stato un suicidio per l'azienda. Avete perfettamente ragione ragazzi. Infatti Namco cercò in ogni modo di tenere la sua azienda in piedi durante un momento così delicato. C'erano però alcuni importanti cambiamenti da tenere in considerazione. Seiichi Ishii, leggendario director di Tekken 1 e 2 e persino di Virtua Fighter, non era più insieme ad Arada e al suo team. Aveva appena lasciato Namco insieme a molti altri talentuosi artisti e programmatori per aprirsi la sua personale azienda videoludica. Questo immenso vuoto di personale lasciato da Ishii e gli altri lasciò il team di Tekken completamente indifeso. In più, l'assenza del director originale della serie non aveva solo lasciato un vuoto di manodopera, ma anche un vuoto nella direzione artistica del titolo. I primi due Tekken, nonostante si ispirassero largamente a Virtua Fighter, avevano una loro direzione artistica, una loro identità precisa, e senza Ishii, Arada, Abe e Konoe si ritrovavano in mano le redini di un progetto che non sapeva bene dove volesse andare a parare. Dovevano continuare la visione di Ishii, pur sapendo che questo avrebbe causato tantissimi problemi nel lungo periodo, oppure dovevano bruciare tutto e ricominciare da capo. Ma soprattutto, come avrebbero reagito i videogiocatori a un Tekken completamente diverso? E fu in quel momento di disperazione che ad Arada venne un'idea geniale, una strategia folle. Poteva funzionare, ma tutto quanto doveva essere eseguito con precisione chirurgica. Se anche solo un elemento di quel piano saltava, sarebbe saltato anche l'intero progetto e la reputazione della saga. Non doveva rifare da zero Tekken, doveva rinnovarlo, staccarsi dalla visione di Ishii e dare un prima e un dopo della saga. Molto più facile a dirsi
che a farsi. Nel mentre però iniziavano i problemi. La maggior parte delle persone che aveva scelto di unirsi al progetto Tekken 3 era composta da ragazzi ambiziosi e da veterani di Namco. Tutti loro erano desiderosi di inserire la propria idea all'interno del progetto, e se questo significava andare contro le direttive di Harada, potevate stare tranquilli che lo avrebbero fatto. A un certo punto Harada si ritrovò non solo a gestire lo sviluppo del gioco, il gameplay e la direzione artistica, ma insieme ad Abe e Konoe si ritrovò persino a dover gestire il suo stesso team. Namco in quel periodo era sprofondata nel caos. Tutti volevano lavorare a Tekken 3, il picchiaduro definitivo. Tutti erano incazzati neri con Sega e tutti volevano scrivere la storia. Urla, imprecazioni, litigi e testa a testa tra Harada e il suo team erano all'ordine del giorno. Per la prima volta il ragazzo si ritrova a dover gestire qualcosa di molto più grande di lui, qualcosa di caotico ed imprevedibile, esattamente come il suo progetto, che nel mentre stava lentamente prendendo forma. Harada avrebbe terminato Tekken 3, punto, e nemmeno i litigi e le urla del suo stesso team avrebbero potuto fermarlo. A quel punto Harada si ritrovò seriamente a riflettere sul gameplay del gioco. I primi due Tekken erano ancora troppo grezzi, la fisica alle volte era completamente sbagliata, gli input arrivavano spesso in ritardo e i tempi di reazione di ogni singolo PG, soprattutto a terra, erano tremendamente lenti. Bisognava fare una completa restaurazione. Era giunto il momento di fare delle analisi sul campo. Le sale giochi, i luoghi di punta del competitivo. Lì Harada, in gran segreto, iniziò ad utilizzare le sue abilità in psicologia per entrare nella mente delle persone e capire che cosa desideravano. Perché tantissime persone, nonostante l'oggettiva bellezza del 3D, sceglievano comunque di giocare picchiaduro 2D come ad esempio Street Fighter 2 o Vampire Savior? Cosa avevano Tekken e Virtua Fighter che non andava? Harada si ritrovò davanti a una verità semplicissima ma devastante. Un picchiaduro poteva essere bello e realistico quanto volevi, ma se non era fluido, divertente e immediato anche per le persone che non avevano mai toccato un videogioco in vita loro, non andava bene. I picchiaduro 2D, soprattutto quelli di Capcom, funzionavano perché erano immediati. A ogni azione corrispondeva un feedback pulito e istantaneo, qualcosa che Harada sapeva già, ma che non aveva mai effettivamente preso in considerazione durante lo sviluppo di Tekken 1 e 2. Se voleva vincere la guerra contro Sega, Harada e il suo team non dovevano solo limitarsi a replicare un'arte marziale o essere realistici, dovevano creare un gameplay veloce, immediato, semplice da giocare ma difficile da masterare. Una volta compresi questi aspetti, Harada passò innumerevoli notti insonni a capire come implementare l'immediatezza del 2D in un titolo 3D. Grazie alla sua visione e a quella di Abe e Konoe, i tre ragazzi riuscirono a rimettere in fila il proprio team e a darci dentro con lo sviluppo. Fu allora che i tre director capirono una cosa essenziale, che sarebbe poi diventata una caratteristica unica della saga di Tekken. Se il gioco doveva essere il picchiaduro definitivo, doveva esserlo anche nell'estetica, non solo nel gameplay. I vecchi Tekken diretti da Ishii facevano molto il verso a Virtua Fighter. Avevano caratteristiche buffe o strane, certo, ma era tutto ancora molto standardizzato e anonimo. La personalità dei lottatori da un punto di vista estetico era ancora troppo generica, esattamente come quella di personaggi di Virtua Fighter. Non si riusciva ad empatizzare con loro. Fortunatamente Harada, Abe e Konoe avevano un asso nella manica, il loro stesso team. Il team di Namco era composto da tantissime persone amanti della cultura punk e urban giapponese. Queste persone erano molto diverse dal tipico salaryman. Avevano uno stile aggressivo, gusti musicali eccentrici, ma soprattutto una filosofia di pensiero completamente diversa dal giapponese medio di 30 anni. Erano giovani, pieni di energia caotica e desiderosi di spaccare tutto. Esattamente come la gioventù giapponese di quegli anni, che si stava piano piano avvicinando all'epoca Y2K e stava rivalutando praticamente tutto della propria società. Tekken 3 doveva parlare ai giovani, doveva avere una sua personalità, una sua aura unica, oscura e irresistibile. Ma per fare tutto questo serviva un hardware altrettanto potente. La Namco System Board 11, basata su una versione grezza della scheda madre della PlayStation, non andava bene. Serviva qualcosa di un po' più potente. Così gli ingegneri di Namco idearono la Namco System Board 12, molto più potente e in grado di renderizzare fondali in 3D, cosa che la Board 11 e la PlayStation non erano in grado di fare. E fu così che dopo ben 2 anni di sviluppo, il 20 marzo del 1997, mentre Nintendo guadagnava sempre più terreno e Sega stava macinando sempre più numeri con il suo Virtua Fighter 3, un cabinato apparve improvvisamente nelle sale giochi di tutto il Giappone. Aveva un'estetica cattivissima, oscura, ma soprattutto era irresistibile. E il suo nome era Tekken 3.
Tekken 3 sembrava qualcosa di alieno. Immaginatevi di camminare per una sala giochi in Giappone nel 1997, sentire una strana musica dietro di voi, girarvi e vedere questo. Movimenti fluidissimi, poligoni curati e questa intro. Arada, Abe e Kounue avevano fatto il colpaccio grosso. Non potevano sbarazzarsi dell'eredità di Ishii, sarebbe stato impossibile. Però potevano distanziarsi abbastanza da costruire qualcosa di nuovo. Tekken 3, infatti, a livello di storia, è ambientato 19 anni dopo Tekken 2. E questa cosa si nota fin da subito, dal protagonista, Jin Kazama, il figlio di Kazuya Mishima e Jun Kazama. Questa scelta narrativa fu un azzardo, ma permise agli sviluppatori di avere piena libertà creativa sulla saga di Tekken. Molti personaggi storici dei primi 2 capitoli sono o invecchiati o morti o spariti misteriosamente, sia a causa del villain principale, Ogre, sia per cause naturali. Questa scelta permise agli sviluppatori di rifare completamente da capo il roster del gioco, mantenendo soltanto i personaggi essenziali e implementandone di nuovi che con il passare del tempo diventeranno iconici. A livello di gameplay, Tekken 3 fu il primo picchiaduro della storia a introdurre meccaniche come l'input buffer, una meccanica che sfrutta 8 frame per conservare un'azione ed eseguirla dopo il primo frame disponibile, le mosse input delay che permettono di architettare delle finte letali per l'avversario, ma soprattutto il sidestep. Il sidestep cambiò completamente il modo di intendere i videogiochi picchiaduro. Grazie a questa meccanica, infatti, i videogiocatori potevano spostarsi di lato, verso l'interno o l'esterno dell'arena, per schivare o semplicemente per girare intorno all'avversario. Adesso, per schivare un attacco non bisognava solamente indietreggiare o parare, ma si poteva anche spostarsi di lato, attendere una vulnerabilità dell'avversario, per poi prenderlo di sorpresa alle spalle. Era qualcosa di assolutamente innovativo. In più, la potenza della Namco System Board 12 permetteva una velocità di azione e reazione sia di tempi che di animazioni mai vista prima. Tekken 3 fu una vera e propria rivoluzione sotto questo aspetto, ma Arada e Namco non avevano ancora finito. Avevano bisogno di un porting casalingo del gioco. La vera domanda però era: su quale console? Sony si stava difendendo abbastanza bene con la sua PlayStation, nonostante il passare del tempo. Nei vertici di Namco stavano anche pensando a una possibile conversione del gioco per Nintendo 64. Far uscire Tekken 3 su Nintendo 64 anziché sulla PlayStation significava abbandonare completamente l'accordo e l'esclusività di Sony. Significava buttarsi in un territorio completamente sconosciuto, con un hardware mai visto prima e con chissà quali difficoltà di traslazione del porting. Fortunatamente la PlayStation 1, nonostante fosse già vecchiotta, era ancora abbastanza simile all'hardware della System Board 12 e i vertici di Namco si misero il cuore in pace e diedero il via al porting di Tekken 3 per la console Sony. Vennero però fatti alcuni sacrifici per rendere possibile il porting PlayStation. La versione casalinga aveva una fedeltà grafica minore rispetto all'original arcade. I modelli dei personaggi erano meno dettagliati e gli sfondi, anziché essere full 3D, erano delle semplici arene con un parallasse 2D sullo sfondo, esattamente come gli originali Tekken 1 e 2. Ma se pensate che questa differenza a livello tecnico potesse in qualche modo intaccare il successo e la fama di Tekken 3 per PlayStation 1, vi sbagliate di grosso. Il gioco, come dicevo prima, non era solo semplicissimo da imparare, bello da vedere e stupendo da giocare. Aveva anche qualcosa che nessun altro picchiaduro dell'epoca possedeva. Era tamarro da fare schifo. Tekken 3 aveva un carisma tutto suo e un'estetica completamente nuova, che prendeva larghissima ispirazione dall'intera cultura punk, techno, metal e urban, sia giapponese che americana. Ciò si notava dal character design dei personaggi, a cui arriveremo tra poco, e gli ambienti. Gli stage di Tekken 3 erano completamente diversi da quelli dei precedenti capitoli. Mentre in Tekken 1 e 2 i livelli erano principalmente aree aperte che mostravano spesso paesaggi mozzafiato o vallate, in Tekken 3 si andava nella direzione opposta. I luoghi del gioco sono sporchi, claustrofobici e si incastrano perfettamente nel contesto ribelle e punk del titolo. Strade piene zeppe di graffiti, laboratori nascosti chissà dove o semplicemente zone frequentate da una fetta demografica prevalentemente giovanile, centri commerciali, muretti con murales enormi, spiagge utilizzate per fare breakdance e capoeira e così via. Ma tutte queste piccole meraviglie che vi sto facendo vedere a schermo non funzionerebbero senza la vera protagonista di Tekken 3, la musica. La musica della versione arcade di Tekken 3 era molto interessante. Rock, techno e house che davano un'atmosfera misteriosa e carica di energia. Era qualcosa di effettivamente figo da ascoltare. Ma la musica remixata presente sulla versione PlayStation, porca miseria ragazzi. Immaginate di essere un ragazzo giapponese che il 26 marzo del 1998 torna a casa con la sua copia nuova di zecca di Tekken 3 e... ah sì, che bello! Ho finalmente tra le mani il gioco di combattimento di cui tutti i miei amici parlano. Dai, schiaffiamolo dentro la console e...
Oh, 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 piano, piano ragazzi. La musica di questo gioco è un cazzo di capolavoro. Rock, metal, musica elettronica sperimentale, jungle e breakbeat si uniscono per dare vita a una colonna sonora anarchica e trasgressiva che sembrava voler prendere per il culo qualsiasi altro picchiaduro un po' più con i piedi per terra. E se non mi credete, sentite un attimo la differenza. Questo è il tema del character select screen di Tekken 2. È così calmo, carino e misterioso, iconico. Ma sentiamo invece il tema del character select screen di Tekken 3. Ti prego, fai quella cosa che mi piace un sacco, per favore. Wow wow! Wow wow! Wow wow! Un'esplosione di energia e caos che ci scioglie la faccia. Questa direzione schifosamente punk si nota anche nelle piccole cose, come ad esempio i sound effect, che sono molto più rumorosi e flashosi rispetto a Tekken 2. I responsabili dietro la creazione di questa colonna sonora micidiale sono Nobuyoshi Sano e Keiichi Okabe, e la cosa migliore è quanto queste host si incastrino alla perfezione con i personaggi presenti nel gioco. Ogni host infatti rispecchia per certi versi il carattere e le ambizioni del personaggio a cui è dedicata. La host di Jin, per esempio, un pezzone breakbeat con sonorità funk ed elementi quasi da rave, ha quest'aura così energica, giovanile, ma allo stesso tempo oscura e tormentata, esattamente come il protagonista del gioco. Poi abbiamo pezzacci incredibili come quello di King. Questa stupenda sequenza di synth ambient che riempie la stanza, chitarre e basso distorti con tono grave e questa leggera aggressività di fondo unita al suo stupendo stage che raffigura un enorme ring di metallo sospeso nel cielo e tenuto insieme da enormi corde, donano alla host questo tono vertiginoso e sopra le righe che è incredibile. Un'altra host degna di nota è quella di Heihachi. Anche qui breakbeat a manetta, hard rock e un pizzico di funk, che forse funge persino da ispirazione per la host di Jin. La host ha dei momenti di fondo veramente calmi, ma a un certo punto esplode in tutta la sua rabbia e caoticità, esattamente come Heihachi, che nella trama del gioco cerca di mantenere l'ordine mondiale con calma e freddezza, ma in realtà vorrebbe dominare tutto quanto con il pugno di ferro. Questa sua vibe criminale si nota anche dalle sirene di una macchina della polizia in sottofondo. Oltre alle host, che fanno sempre la loro porca figura, il character design dei personaggi di Tekken 3 è il cuore pulsante del gioco. Ogni personaggio raffigurato da Namco presenta caratteristiche moderne e iconiche che hanno rivoluzionato completamente l'immaginario artistico nei picchiaduro 3D. Immaginate di passare dai primi due Tekken, che sì, avevano la loro direzione artistica, ma erano abbastanza anonimi, a questo. Gli abiti di personaggi come Hwoarang, Xiaoyu e Jin Kazama sono stati creati non solo per essere esteticamente belli da vedere, ma anche per sbattere in faccia al giocatore la cultura, la moda e l'estetica dei ragazzi di Namco che hanno lavorato al gioco. Ogni personaggio è costruito in base ad ispirazioni che mischiano streetwear occidentale e orientale. I design si ispirano soprattutto alla musica, hip hop, rock, reggae. Ogni vestito è pieno di dettagli, scritte,
texture decorative, gioielli, esagerazione pura, che però è diventata subito iconica per la saga. Hwoarang, per esempio, una new entry di Tekken 3, indossa il tradizionale dobok bianco tipico del Taekwondo, ma sulla schiena possiamo subito notare il simbolo Mak, che tradotto significa flusso spirituale di perseveranza. Tutto questo unito anche al nome del personaggio stesso. Già da questo dettaglio si capisce subito che tipo di personaggio è Hwoarang. È forte, furbo, coraggioso, insomma, alle palle. Un altro personaggio indimenticabile dal punto di vista di design è proprio il protagonista di Tekken 3, Jin Kazama. Quei pantaloni neri con le fiamme rosse che sembra unire il design funzionale dei karateka con un'estetica punk rock sono diventati iconici nel mondo dei videogiochi. Ma il mio design preferito di sempre, ragazzi, è quello del costume alternativo di King. Porca miseria, quanto è figo! Quel kanji rosso sangue sulla schiena che significa malvagio, quei colori sulla maschera che simulano quelli di Armor King. Che figata pazzesca. Il team di Namco voleva che le persone si immedesimassero in quei personaggi, dovevano essere vivi. Troppi picchiaduri all'epoca sceglievano di adottare design anonimi e funzionali in favore della immediata riconoscibilità, ma usare un approccio del genere su un titolo come Tekken 3 sarebbe stato controproducente. Il gioco doveva parlare alle nuove generazioni, ai ragazzi, era un nuovo inizio per la saga e solo una nuova generazione di artisti e sviluppatori poteva azzeccare un compito così difficile come quello di parlare al giocatore dall'altra parte dello schermo. I design dei personaggi non erano solo un modo per rendere i personaggi più eccentrici e riconoscibili, ma anche per far capire alle persone che quello che stavano giocando parlava proprio a loro, alla loro comunità, alla loro nicchia. Non erano soli, anzi, erano riconosciuti, persino da un videogioco. Nonostante il gioco fosse molto più bello da vedere sulla Namco System Board 12, alla fine fu la versione PlayStation a farsi amare da tutti i videogiocatori. La versione PSX di Tekken 3, nonostante fosse più pixellosa rispetto alla versione arcade, compensava il tutto con delle modalità aggiuntive diventate poi iconiche per la saga. Tra queste abbiamo la modalità Tekken Force, una modalità in stile beat'em up a scorrimento dove bisognava picchiare fortissimo la squadra speciale assoldata dai Yashi e mangiare polli caduti a terra. La modalità Survival, abbastanza autoesplicativa. La modalità Tekken Ball, dove bisognava picchiare fortissimo un pallone da spiaggia e farlo finire dall'altra parte della rete dell'avversario. E infine la Theater Mode, dove era possibile guardare i vari filmati e finali sbloccati durante il gioco. La storia di Tekken 3, come dicevo prima, si distaccava completamente dai primi due capitoli della serie. Gli eventi del gioco avvengono circa 19 anni dopo Tekken 2 e Yashi ha finalmente ripreso il controllo della Mishima Zaibatsu, ma una nuova minaccia appare improvvisamente dalle macerie di uno scavo archeologico in Messico. Ogre, un antico dio della lotta, inizia ad assassinare in maniera metodica i più importanti lottatori al mondo. Jin Kazama, figlio di Jun Kazama e Kazuya, chiede ospitalità a suo nonno Yashi. Anche sua madre sembra essere stata assassinata da Ogre e il protagonista cerca vendetta. E Yashi vede il tutto come un'opportunità per sbarazzarsi di Ogre e decide di addestrare il ragazzo nelle arti marziali dei Mishima, facendogli completamente dimenticare gli insegnamenti della madre e dello stile Kazama. Dopodiché Yashi indice il terzo King of Iron Fist Tournament, con la speranza di uccidere Ogre e utilizzare il suo potere per dominare il mondo. Esattamente come i primi due capitoli, il tema principale di Tekken 3 rimane la vendetta, il desiderio di giustizia ardente che permea ogni personaggio del titolo. Ognuno di loro infatti combatte per qualcosa di personale. Jin, ad esempio, combatte per vendicare sua madre Jun, apparentemente uccisa da Ogre, ma ci sono anche alcuni personaggi che vogliono semplicemente riscatto, come ad esempio Forest Law, che cerca di vincere il torneo per dimostrare al padre la sua indipendenza, oppure Julia Cheng, che cerca di ritrovare sua madre Michelle, scomparsa misteriosamente durante l'inizio del torneo. Tutte queste storie, sia con ironia che con serietà, si intrecciano insieme nel gran finale. Alla fine del terzo torneo del Pugno di Ferro, Paul Phoenix viene dichiarato vincitore e Jin riesce a sconfiggere Ogre. Tuttavia, è qui che avviene il colpo di scena. E Yashi spara a Jin, uccidendolo. Ma non ha nemmeno il tempo di gioire della riuscita del suo diabolico piano, che a questo punto la saga inizia a prendere una piega sempre più dark. Jin diventa il nuovo protagonista della storia, una sorta di antieroe tormentato, ed Yashi ritorna ad essere il diabolico antagonista che tutti noi oggi conosciamo. Nessuno dei videogiocatori, dopo il finale di Tekken 3, sapeva bene dove sarebbe andata a finire la saga di lì in poi. Ma una cosa è certa, Tekken 3 era diventato qualcosa di oscuro, di pesante, ma soprattutto qualcosa di iconico.
Tekken 3 al lancio fu una vera e propria bomba atomica. 35.000 cabinati e ben 8,5 milioni di copie per PlayStation 1 vendute in totale. Un record che Namco non aveva mai visto. Le vendite del gioco non solo resero Tekken 3 una vera e propria killer application per la PlayStation 1, in grado di competere con titoli come Gran Turismo e Final Fantasy VII, ma stracciarono completamente quelle di Virtua Fighter 3. In più, l'importanza dei nomi dei giochi presenti sulla PlayStation fu così elevata da permettere alla console di Sony di stracciare completamente il Nintendo 64 di Nintendo, facendo diventare la scatolina grigia una vera e propria icona pop dell'epoca. L'enorme successo di Tekken 3 però è anche da attribuire alle tantissime modalità di gioco disponibili per la versione PlayStation e soprattutto a tutti i segreti che il gioco nascondeva. Il gioco, infatti, era pieno di piccoli segreti, nascosti sotto forma di stage, skin alternative o veri e propri personaggi sbloccabili facendo azioni specifiche. Cito giusto alcune piccole chicche per non farmi assassinare ai fan sfegatati della saga. La versione PlayStation del titolo aveva innanzitutto un personaggio iper segreto nella modalità Tekken Force, il dottor Boskonovic, che prende il suo nome dal videogioco di Namco, Boskonian, uno scienziato incredibilmente geniale che si poteva sbloccare solo finendo la Tekken Force per 3 volte senza mai morire, recuperando delle chiavi speciali e sconfiggendo il dottore stesso nel suo seminterrato. Poi avevamo anche Tiger Jackson, personaggio ispirato a Michael Jackson, che funge da palette swap per Eddie, sbloccabile premendo il tasto triangolo dopo aver finito il gioco con tutti i personaggi. E infine Gon, un simpatico dinosauro proveniente dal manga omonimo creato da Masashi Tanaka. Altre 2 piccole chicche riguardano uno stage segretissimo e un personaggio scartato dalla versione finale del gioco. Se si programma uno scontro tra Jin e Xiaoyu, ed entrambi hanno come outfit la loro divisa scolastica, il gioco farà iniziare la battaglia in uno stage segreto chiamato Mishima Polytechnic School, una scuola superiore che Jin e Xiaoyu frequentano durante gli eventi del gioco. Il personaggio scartato invece è un inside joke di Arada e del suo team. Doveva chiamarsi Sake e sarebbe dovuto essere un salmone gigante. Il personaggio venne scartato perché definito un po' too much da Arada, ma attraverso vari trucchi è ancora possibile utilizzarlo all'interno del gioco. Non ha per niente l'aspetto di un salmone, ma utilizza il modello di Yoshimitsu e le mosse di Jin per compensare. Anche un ritratto pre-battaglia e il suo nome in bella vista. Insomma, penso che si sia capito quanto Tekken 3 fosse diverso, avvincente e atipico per gli standard delle picchiature dell'epoca, e forse fu proprio questo suo essere così diverso che lo fece diventare così famoso. L'impatto mediatico che il gioco ebbe sull'industria e sui videogiocatori fu incredibile. Thank you, Tekken 3. La qualità tecnica e l'impressionante mole di contenuti del gioco fecero impazzire di gioia i critici, che senza tante misure decisero di nominare Tekken 3 il miglior picchiaduro di tutti i tempi. Quello che doveva essere una specie di soft reboot per distaccarsi dalla storia di Ishii finì invece per diventare il nuovo punto di riferimento per la saga. Il successo e la fama del gioco non solo fecero entrare Tekken 3 nel piano della cultura pop mondiale, ma generarono anche una divertentissima parentesi sull'emulazione negli anni immediatamente successivi, alla fine degli anni 90. Tekken 3 infatti fu uno dei pochissimi giochi a essere emulato su una console Sega, in particolar modo sul Dreamcast. Attraverso Blim, un famosissimo emulatore PlayStation che girava su Windows 95 e su Dreamcast, era possibile far girare in maniera praticamente perfetta Tekken 3 sulla console Sega. Il gioco non solo girava in maniera fluida e senza scatti, ma attraverso l'utilizzo delle schede 3D dei PC dell'epoca e del Dreamcast riusciva a renderizzarsi con un livello di dettaglio grafico mostruoso. Ovviamente Blim, nonostante fosse pesantemente pubblicizzato, era illegale. Il successo di questo emulatore e dei titoli a esso dedicati non solo portarono alla brusca fine del progetto, che venne riempito di denunce e cease and desist, ma una pesante ricerca e critica sul diritto d'autore e su quanto le aziende videoludiche abbiano diritto alla protezione delle loro IP. Il successo del gioco portò anche all'organizzazione di numerosissimi tornei con in palio premi in denaro, non solo in Giappone, ma in tutto il mondo. Uno dei tornei più strani che io abbia mai visto è questo qui, International Tekken Tournament del 1998, che mostrava ballerine con gonne hawaiane che danzavano e introducevano i vari player in un setting ambientato interamente in una spiaggia tropicale. Tra i vari partecipanti dell'epoca spiccava un nome che sarebbe poi diventato leggendario per il mondo del competitivo: Ryan Hart. Il competitivo di Tekken all'epoca era qualcosa di ipernicchia e ancora molto grezzo, ma vedere queste registrazioni così in bassa qualità caricate su internet fa capire quanto Tekken 3 avesse lasciato il segno nel cuore di tutti i videogiocatori dell'epoca, sia casual che hardcore. Il successo di Tekken 3 riuscì a consacrare una volta per tutte Arada all'interno di Namco. Arada e il suo team ce l'avevano fatta. Di nuovo, il successo e l'impatto nella cultura pop di Tekken 3 fu abbastanza da permettere a Namco di sopravvivere durante una delle grandi crisi che colpirono gli arcade alla
alla fine degli anni 90. In quel periodo, infatti, che avevo anche citato brevemente in un mio vecchissimo video, le console casalinghe stavano prendendo sempre più piede. Gli arcade non fatturavano più come un tempo e tantissime sale e aziende videoludiche chiusero i battenti. L'enorme fama di Tekken e gli altri IP di Namco permise all'azienda non solo di sopravvivere a questo periodo di secca improvviso, ma anche di tastare il terreno e sperimentare nel mercato. E perché non sperimentare proprio con Tekken? Bisognava creare un titolo avvincente ma senza troppe pretese, un piccolo assaggio prima del prossimo capitolo principale della saga. E quale titolo potevano creare Arada e Namco se non... Tekken Tag Tournament, un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Uno dei pochissimi titoli in grado di riempire nuovamente le sale giochi in un periodo in cui nessuno era interessato alle sale giochi. Tekken Tag Tournament uscì nel 1999, ottenendo fin da subito un grande successo. Ma questa è un'altra storia. Nel mentre Sony stava lavorando a un altro piccolo, grande progetto, che esattamente come la PlayStation 1 avrebbe mischiato di nuovo le carte in tavola nel mondo videoludico. La PlayStation 2. Dei videogiochi è arrivata nei negozi proprio oggi la nuova PlayStation. L'unione tra la nuovissima console di Sony e Tekken Tag Tournament fu una vera e propria bomba atomica. Un successo strepitoso, destinato a rimanere negli annali del mondo videoludico. Questo enorme successo però fece un danno incalcolabile. I videogiocatori oramai si fidavano di Tekken, si fidavano di Namco, ma soprattutto si fidavano del team di Arada. C'era solo un piccolo problema. I ragazzi di Namco erano stanchi. Tekken Tag Tournament era bellissimo, ma anche uno stupido avrebbe capito che quello era solo un contentino in attesa del vero Tekken. Ma i ragazzi erano stanchi. Voci di corridoio parlavano di un possibile Tekken 4, un gioco che avrebbe distrutto completamente ogni singola aspettativa e avrebbe elevato i picchiaduro 3D a un livello superiore. Ma i ragazzi erano stanchi. Sega stava già lavorando su Virtua Fighter 4 ed effettivamente c'era una buona fetta di pubblico che aspettava con ansia il loro nuovo titolo, ma tutti gli occhi dei videogiocatori erano puntati su Tekken. Ma però i ragazzi erano stanchi. Come sarebbe stato Tekken 4? Come avrebbe sfruttato le caratteristiche della nuovissima PlayStation 2? Quanto avrebbe superato Tekken 3 e Tag Tournament in termini di bellezza e profondità di gameplay? Ma soprattutto, come avrebbe fatto Tekken 4 a riscrivere nuovamente la storia dopo il successo e l'impatto mediatico del terzo capitolo della serie? Era impossibile! Arada e il suo team non sarebbero mai riusciti a compiere una missione così. Era un suicidio! Avete ragione, ragazzi. Fu proprio un suicidio. Tekken aveva il mondo dei picchiaduro ai suoi piedi, ma bastò un semplice, enorme passo falso per distruggere tutto. Scelte di design discutibili, una direzione artistica completamente diversa dalla vibe cacciarona del terzo capitolo, ma soprattutto errori imperdonabili sul lato gameplay che fecero perdere tutto quanto a Namco e ad Arada. Avevano fatto un gioco e questo gioco sarebbe stato la loro rovina. Un bellissimo, oscuro ed elegante suicidio isterico di massa che tutto il mondo oggi chiama tristemente con il nome di Tekken 4. Ma questa, cari cultisti, è un'altra storia. The king of Iron Fist 2 and 4.